Il primo titolo che ti devo consigliare è Clair Obscur Expedition 33 e te dici, vabbè grazie, è un capolavoro, tutti ne parlano bene. Partiamo così, con un filino di gas, piano piano, semplice semplice, lascia la frizione e va avanti da solo. Expedition 33 è veramente un capolavoro, è veramente un gioco da acquistare. Sarà gioco dell'anno, molto probabilmente, adesso a parte i ribaltoni da qui al resto dell'anno, però è veramente un gioco molto molto ben fatto. Il team di sviluppo non è gente di primo pelo e si vede, sono ex Ubisoft, anzi magari gente che giochi li sa fare, che magari è libera da delle logiche della grande multinazionale che non sono poi proprio sanissime, con degli innesti nuovi. E questi innesti nuovi funzionano. Le due cose subito per cui posso dirti che te lo consiglio, che sono veramente sopra le righe, sono la storia e le musiche. La storia è qualcosa di, non spoilerò niente, non mando trailer che sennò è un disastro, però te lo dico, guarda, la storia è fatta veramente bene, una cosa nuova, fresca, sa proprio di fresco, qualcosa, non le solite cose trite ritrite, ma è veramente, hanno azzeccato veramente la parte artistica della storia e anche le musiche sono veramente sopra le righe, una colonna sonora varia, molto ben caratterizzata, cose veramente veramente nuove. Una cosa che mi è piaciuta molto e sono anche i personaggi, ne voglio parlare subito. I personaggi sono molto caratteristici. Stiamo parlando di un JRPG, questo è il genere del gioco, anche se non è che mi piaccia molto mettere etichette, mettere generi, però diciamo si presenta come un classico, come un JRPG con qualcosa di diverso. Alcune cose di queste diverse sono proprio come si presentano i personaggi all'interno del team. In altri JRPG tutti possono fare tutto e quindi ti scegli il party un po' a simpatie, un po' quello che vuoi fare te e non è male, va benissimo, è un modo di fare, cioè, si può fare, è una scelta rispettabilissima. In questo caso è qualcosa di diverso perché ci aggiunge anche un pochino di gameplay. Ogni personaggio sì, può muoversi all'interno di un ambito, all'interno di un perimetro, quindi un pochino li potete customizzare in base ai picto che gli date, in base alle armi, c'è una parte di customizzazione, però hanno tutti delle logiche e delle meccaniche di gioco molto ben caratteristiche e quindi vi porteranno a non annoiarvi mai quando usate questi personaggi. E c'è quello che fa le stack, c'è quello che ha le stance, c'è quello che ha altre cose particolari e quindi diciamo che anche il combattimento a turni è molto dinamico perché ognuno fa una cosa e potete scegliere di costruirvi e farvi le combo un po' come più preferite. Una cosa anche che mi è piaciuta molto del gameplay, me la stavo dimenticando, ma in realtà è la cosa fondamentale. Un videogioco deve farti fare una cosa divertente e rendertela divertente nel tempo. Questo videogioco riesce a farlo perché ha un gameplay remunerativo. Fai una parata, fai una schivata, sei contento e ne vuoi ancora. È un gameplay che te ne chiede ancora, cioè vuoi continuare a giocarci e questo è una cosa non da sottovalutare. Sempre parlando dei personaggi, una cosa che mi è piaciuta tantissimo è la scrittura dei personaggi. Ce n'è voluto, ce ne abbiamo messo anni, ma piano piano mi sembra che ci stiamo liberando da questa marvelite, questi personaggi marveliani, senza nulla togliere a nessuno, però sono un po' tutti uguali, fatti di battute molto brevi, molto sagaci, iper stereotipati, ultra stereotipati, un po' così, un po' personaggi, un po' scritture da botta e risposta. Ecco, questi personaggi, ognuno invece porta la sua storia, contribuisce con la sua personalità, contribuisce con le sue cose e anche qui, anche da questo traspare una certa attenzione, una certa cura verso la propria opera, sia di scrittura che anche di personaggi. Si capisce che qualcuno ci ha messo il cuore in questi personaggi, non ha fatto solo il compitino, è andato oltre e questa cosa traspare e si vede molto bene.
Una cosa che ho sentito è che quindi è tutto nuovo, c'è tanta originalità, nella storia sì l'abbiamo detto, nelle musiche sì l'abbiamo detto, anche in altre cose l'abbiamo detto, però il mio contributo che ti do è non credere a chi ti dice ah no ma è nuovo, è originalissimo, è tutto eccezionale, non ci aveva mai pensato nessuno. Penso all'interfaccia, dai, l'interfaccia dell'Atlus. Persona 5 è la prima cosa che l'ho visto, ho detto caspita, bello, sono riusciti a prendere l'interfaccia di Persona 5 e farla altrettanto bene. Oppure anche in alcune meccaniche ho visto altri titoli meno conosciuti. Ad esempio in alcune meccaniche di gameplay durante il combattimento ho rivisto Resonance of Fate o End of Eternity. Già il fatto che un gioco abbia due nomi vi fa capire forse perché molti non lo conoscono, no? C'è stati proprio a livello di marketing, ci hanno messo della genialità e hanno preso delle logiche, questo è un titolo di qualche anno fa che però lo riprende, hanno preso qualche strada che era già percorsa, ma migliorandola. Hanno preso un RPG, un JRPG e l'hanno ripulito anche da alcune cose che lo rendevano meno accessibili. Penso ad esempio al grind infinito autolesionistico che piace tanto ai giapponesi e a noi nerdacci maledetti. Questo titolo un po' l'ha ripulito, diciamo, da tutto quello che è questo infinito grinding e quindi lo puoi fare uguale, però ecco, manca l'endless dungeon infinito, mancano alcune delle cose che magari ritroviamo in altri JRPG, ma non togliendo in realtà, ma aggiungendo, perché aggiunge accessibilità. Penso ad esempio, apro e chiudo la parentesi, ad Elden Ring che ha aggiunto delle logiche che magari anche ai non più hardcore dei Souls-like lo rendono accessibile. Ecco, il team di Clear Obscure 33 ha fatto una cosa simile, cioè ha preso degli ingredienti noti ma li ha miscelati veramente bene. Il prodotto finito è fatto bene. Vuol dire che è tutto perfetto? A me, ad esempio, una cosa che non è piaciuta, che ha striso parecchio, si dice striso? Bah. È a livello di level design molto bello, molto ispirato, molto caratteristico, però ad esempio a me non sono piaciuti i muri invisibili. Ti becchi un sacco di muri invisibili. Il personaggio stuccato che non può lì andare avanti nel 2025 non mi ha fatto impazzire, anche perché altri titoli, penso a Kingdom Come Deliverance 2, magari il personaggio che dice io ho avuto le brutte esperienze con l'acqua, non vado nell'acqua e quindi non va nell'acqua, oppure dice in altri casi mi sto allontanando troppo, torno indietro. Cioè voglio dire che magari si poteva pensare qualcosa di diverso del muro invisibile. Anche questo però ha un retrogusto che non mi dispiace, perché è come se il team di sviluppo si è reso conto che non aveva una potenza di fuoco infinita e quindi hanno detto sì dai magari mettiamo il muro invisibile perché magari ci costa di più fare questo. Questa cosa, se vogliamo vederlo da quest'altro punto di vista, mi piace perché alcuni a volte gli indie o le compagnie, chiamiamole indipendenti, dai, facciamola così, le più piccole, fanno inondare dalle loro stesse idee, cioè a volte hanno talmente tante idee che sono come un fiume in piena e gli uffici sono piccoli e quindi si allagano facilmente. Cosa vuol dire? Che quello che mi è piaciuto è quello che l'hanno fatto bene. Cioè non metto troppa carne al fuoco che poi non sono capace di cuocerla, faccio solo fumo. Non apro la piena del fiume che poi mi inonda l'ufficio perché tanto è piccolo, siamo quelli che siamo. Ecco, sono riusciti a dosare bene le cose, hanno messo le meccaniche giuste ma non troppo e hanno fatto l'arte giusta senza strafare. Ecco, e questo qui mi è piaciuto molto. Anche perché forse è solo una mia impressione, ma mi è sembrato che la seconda parte del gioco fosse un pochino più a tirare via, come se si rendessero conto che iniziamo a finire il tempo, le risorse, quindi hanno iniziato a darla un pochino più su. Però magari è solo una mia impressione, non trova un riscontro nella realtà.
Te lo consiglio a tutti, perché è un gioco che veramente, anche se hai poco tempo, anche se devi stare dietro al bimbo, piuttosto che c'hai un altro casino, riesci a giocarlo, non c'è bisogno che fai delle sessioni di gioco lunghissime, riesci a giocarlo un pochino alla volta, la longevità è giusta, è lungo ma non troppo lungo, lungo ma non esagerato, quindi è un titolo che assolutamente consiglio, è da fare, non fartelo mancare nella tua collezione, soprattutto nella collezione di quest'anno, e fammi sapere cosa ne pensi. Alla prossima!